Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, benvenuti su Ferrovie Miniature. Oggi andiamo avanti con la costruzione del plastico, o meglio del modulo che stavamo facendo nell'ultimo video. Oggi andiamo a vedere un po' di dettagli di questo plastico, ma prima di andare avanti, siccome tanti sono appena arrivati in questo canale, quindi molti di voi siete nuovi, ho pensato di farvi vedere un po' di aggiornamento di quello che è questa struttura. Vi ricordo che comunque esiste la playlist e che ogni tanto nella community io vi metto gli episodi che adesso sto catalogando, diciamo, in maniera cronologica, quindi questo dovrebbe essere l'episodio 45 se non sbaglio di questa costruzione, penso il 44 o 45, comunque vabbè, non ne sono certo. Ad ogni modo comunque troverete tutto in descrizione perfettamente. Ora mi trovo nel garage dove sto costruendo questo plastico e in questo periodo sta succedendo un po' di cose nuove, un po' di cambiamenti, come è giusto che sia nella mia vita, e quindi ci sono un po' di novità, tra cui potrebbe esserci l'arrivo di una nuova associazione e sono ancora in trattativa con 2 o 3 location e stiamo aspettando perché ci sono tante clausole che sono cambiate negli ultimi anni per le associazioni e quindi stiamo vedendo un po' di cose e soprattutto anche il discorso allacciamenti, luce, poi trattamento affitti, perché essendo un'associazione abbiamo diritto a delle convenzioni. Insomma, sto cercando di fare le cose fatte meglio di quello che è successo magari 2 o 3 anni fa o 4 anni fa, insomma non mi ricordo neanche quanto tempo è passato dalla vecchia associazione, ma di questo vi terrò informati, ok raga, quindi tranquilli, vi terrò informati, non vi farò non vi farò dimenticare nulla. Ci sono un po' di idee per quest'anno per quanto riguarda questo canale, ho in mente un sacco di cose nuove, ma questa volta non voglio dirvele, nel senso che vi farò sapere passo passo, ok? Quindi andiamo avanti adesso a vedere quello che sta succedendo sul plastico. E qua siamo praticamente nel modulo A, B e C che è stato unificato. E vi ricordo che questo plastico non è un plastico modulare che rispetta, diciamo, delle normative con delle testate specifiche per allacciarsi ad altri plastici modulari, ma è un plastico statico suddiviso a moduli, quindi non rispetta nessuna normativa. Qualora un giorno dovessimo decidere di fare dei plastici modulari per divertirci insieme, vi farò avere sicuramente delle normative con delle testate specifiche nel sito, ma di questo ne parleremo più avanti. Andiamo a vedere un po' la situazione di questo modulo, come è messa, e poi andiamo a vedere quello precedente che abbiamo, tra virgolette, completato, perché non è completato, nel senso che è fatto fino a un certo punto, ma i piccoli dettagli, perché molti vedo che scrivono nei commenti manca questo, manca quello. Sì, certo ragazzi, è un plastico abbastanza grosso e i piccoli dettagli, quindi personaggi, ambientazione, piccole strutture, piccoli edifici o illuminazioni, queste cose qui verranno fatte proprio sulla fase finale, ok? Quindi ci vorrà un bel po' di tempo. Ora mi sto preoccupando di uscire da questo posto al più presto possibile e cercare di completare, almeno per quanto riguarda la struttura. Ci tenevo a dire prima, poi mi sono dimenticato di andare avanti, che questo plastico appunto è stato diciamo un plastico statico e deve essere costruito in modalità modulare, tra virgolette, perché deve essere smontato una volta terminato e consegnato a destinazione, che è Napoli. Quindi deve fare 800 km di strada, quindi dovrò poi prendere diciamo, quando sarà il momento si troverà il modo di come trasportarlo, verrà smontato e assemblato in un camion per poterlo trasportare, sperando che vada tutto bene. La struttura, adesso vi faccio vedere, anzi vi inquadro immediatamente quello che vi sto dicendo. La struttura di questo modulo è questa, ragazzi, vedete? La sto costruendo con, diciamo, con materiale NOC, ok? Sotto avete visto nei video precedenti l'utilizzo di tessuto non tessuto per la creazione dei tratti montuosi e ovviamente la base di mantenimento sotto è legno, ok? La cosa importante è che io ho testato che è veramente, sentite il rumore, è veramente molto resistente, quasi resina, ok? Ma non proprio. Questo mi consente di essere abbastanza tranquillo in fase di trasporto, ma sicuramente, sapete, essendo appoggiato comunque sul legno, potrebbe, appunto, il legno è molto malleabile, potrebbe col trasporto subire qualche crepa, quindi questo non è un problema, anche perché
comunque in fase di reinstallazione, cioè una volta che verrà consegnato a destinazione, se ci sono delle crepe, se ci sono dei problemi da risolvere, sicuramente ci saranno, perché ci saranno le saldature da fare in fase di giunzione, perché io non lascerò le giunzioni così solamente con i giunti metallici, e ci saranno gli allacciamenti elettrotecnici da fare, la parte digitale eccetera eccetera. Quindi è un lavoro che è una specie di sfida che sicuramente porteremo a termine vincenti, nel senso che andremo sicuramente a completare l'opera in maniera del tutto determinata. Quindi andiamo a vedere adesso di portare avanti questo, ma prima di farlo, come promesso, vi faccio vedere il modulo precedente e quello che ancora c'è da fare. Questo è il modulo che abbiamo fatto nella fase iniziale, con la zona appunto di stazione. Questa non è la stazione che andrà in questo plastico, è solo appoggiata in maniera estetica per farvi capire, fatta di 4 binari, ok? Poi va a scambiarsi. Questi carri sono appoggiati così, ho creato degli incidenti, stavo facendo un giochino per divertirmi un attimo, e poi abbiamo la parte scalo merci qua sotto, sempre fatta con 4 binari più una parte di navetta che andrà poi nella parte di là a sinistra. Adesso vi farò capire meglio. Ok, questo è il tessuto, un tessuto che vi ho detto prima che ho utilizzato per fare le montagne, l'ho appoggiato un attimo qui per farvi vedere le cose come stanno, ok, e il plastico prosegue, vedete, il plastico prosegue da questa parte. Abbiamo quest'altro modulo che è una transizione che ci permette di passare tra un modulo e l'altro, poi abbiamo quest'altro modulo da qui a qui che ci consente di vedere la tratta bassa, ok, andata e ritorno, e la parte appunto navetta che continua con un binario singolo ad andare fin qui, dove in questo punto c'è una piccola stazione, ok, di testa. Sono 2 stazioni di testa, si fermano, scusate, sono 2 binari di testa che si fermano qui. Il modulo continua ovviamente anche da quest'altra parte per entrare poi in una sorta di scalo, vedete, di uno scalo che andremo poi a sistemare col tempo, e un ovale di ritorno che passa da questa parte per poi tornare indietro, ok? Ovviamente qua manca la parte sopraelevata, questa che andrà sopra di qua, nel vostro immaginario, provate a immaginare, andrà sopra, arrivando qua sopra e tornando indietro. Quindi qua ci sarà un'altra zona montuosa, molto più bassa, non come quella che c'è dall'altra parte, ma molto più bassa. Ora qua siamo sul modulo che stiamo costruendo adesso. Qua vi faccio vedere la parte dietro della struttura delle montagne. Vedete, qua ho creato ovviamente dei passaggi dove fare manutenzione, quindi la pulizia dei binari, entriamo dentro con la telecamera, e la manutenzione varia. Anche da questa parte ci sono degli accessi per poter fare eventuali manutenzioni o collegamenti elettrici. E poi finalmente siamo sul modulo che stiamo costruendo adesso, ok? Il modulo è questo. Qua abbiamo il nostro anello di ritorno che entra sotto la galleria ed esce da quest'altra parte qua in basso, qua sotto. Qua sopra si è creato un ponte che poi tra poco costruiremo fatto con mattoncino di questo genere. Dovremo costruire tutta quella parte, ma adesso abbiamo appunto fatto la stesura di questa parte, utilizzando materiale cementizio della NOC per fare la struttura delle montagne, e ci manca questa zona qui che ancora non ho completato. Vedete, ancora tessuto non tessuto, e ora faremo un'altra colata per procedere. Ok raga, nel frattempo ho qualcosa da risolvere che effettivamente mi dà molto fastidio, che è il bloccaggio definitivo di questo flessibile, che fa parte di quel punto della navetta che abbiamo visto prima, no? Che va a finire poi laggiù in fondo, vedete? L'altra parte terminale della navetta. Questo dobbiamo tagliarlo perché comincia a dare fastidio al passaggio e va comunque in qualche modo completato, anche perché qui poi, quando sarà il momento, ci faremo anche la zona del passaggio a livello. L'unico passaggio a livello di questo plastico lo troviamo momentaneamente da questa parte. Non so se ce ne saranno altri, ma questo sicuramente c'è ed è da fare. Quindi ora provvedo a tagliare questo binario col Dremel e a bloccarlo. Se non avete visto altri video che ho fatto dove ho fatto vedere come tagliare i binari, trovate il link qua sotto per andarlo a vedere, o comunque le trovate nelle playlist. Io sto usando dei chiodini che ovviamente una volta finito il lavoro posso decidere di rimuoverli o meno, perché dopo comunque incollo tutto. Ho fatto vedere anche dei video dove io utilizzo il Vinavil per bloccare le traversine alle olite che c'è sotto, ed è il lavoro migliore che consiglio di fare, ok? Anche se usate la colla Vinavil, e in caso dovesse succedere che dovreste sostituire il binario, la colla
Vinavil è abbastanza resistente, quindi dovrete poi usare un filo metallico per rimuoverlo. Vi farò vedere poi magari un video come fare a rimuovere i binari incollati. Ok, procediamo al taglio. Bene, nel frattempo, come potete vedere, in diretta si è rotta la lama di taglio, il disco di taglio. Niente di che, vi consiglio sempre comunque di usare degli occhiali protettivi, perché questo fenomeno potrebbe capitare, ok? Quindi occhio. Rimuoviamo le traversine in eccesso che poi verranno reinserite al momento dell'innesto tra il modulo e l'altro. Volevo ricordarvi che in questa buca che vedete, dove si è creata questa vallata, c'è una strada che finisce e questo è il punto in cui verrà appoggiato il castello che stiamo costruendo, o meglio che sto costruendo e che poi un giorno vi farò vedere. Verrà fatto un castello che però sarà un castello abbandonato e messo proprio in questo punto, abbandonato e anche infestato, che ci tengo a precisare. E vabbè, questo comunque lo faremo tra un po' di settimane, perché devo concludere il castello che sto costruendo completamente a mano con mattoncini Aedes Ars, quindi qualcosa di veramente lungo da fare, mattoncino per mattoncino. E qui ovviamente adesso faremo la gettata, completeremo questa gettata di questa zona e poi provvederemo finalmente poi anche a concludere la massicciata che va nella direzione di uscita di questo modulo. Ho preparato il mio bel secchio di composto per la creazione di terreni e partiamo dall'alto a scendere. È un lavoro che, diciamo, prevede molta pazienza, in quanto pur usando una cazzola da muratore comunque dobbiamo stenderlo, stando attenti a non farlo, diciamo, andare nei punti dove non deve andare. In questo caso ci sono pochi binari nelle vicinanze, ma nel caso avreste dei binari nella zona dovreste magari cercare di non sporcarli, magari potete coprirli con dei giornali, con dello scotch, insomma come volete. Ovviamente in fase di completamento di questa zona userò poi magari dei calchi col gesso o con del composto per creare delle rocce, ma questo lo faremo sulla fase finale quando andremo a creare l'ambientazione vera e propria.
Poi intanto lo lascio qua ribaltato, così vola quello che è rimasto. Ecco qua, ora dovrò fare un altro secchio perché non è bastato. Al momento ho usato già circa 5 kg di materiale per fare tutto questo modulo. Possiamo usare anche una cazzolina più piccola se vogliamo, magari per i piccoli dettagli. Cosa che farò adesso. Qua ci aiutiamo esclusivamente con la cazzuola piccola perché è abbastanza complessa come zona. Qua c'è la fuga, ovviamente possiamo andarci sopra, dopo poi faremo tutte le rifiniture. Verrà pulito dopo. Possiamo aiutarci anche con le dita, che è la cosa migliore. Ok.
quanto più è irregolare e più sarà realistico poi il risultato dopo, anche se poi ci aiuteremo con diciamo l'aggiunta di materiale per la creazione di ambienti diciamo naturali, no? Ok, quindi alberi, piante, eccetera. Raga, per oggi è tutto, andremo avanti col prossimo video, grazie per avermi guardato e ci vediamo alla prossima, ciao!